Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima parte di maggio 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche generali per maggio, la prima parte di maggio 2022. Ok. La forza. Amici dei pesci, periodo di coraggio, periodo di, come posso dire, di scoppiate di salute, perché la forza parla anche di quello, di salute fisica, di sentirsi energici, di sentirsi forti proprio, no? A volte parla anche di quello che è l'effettuare una scelta giusta, con serenità, diciamo. Andiamo a vedere. Wow, che volo che hanno fatto. Allora, gli oracoli dicono la tribù, carta numero 8, e rigenerazione, carta numero 46. Bellissime carte, devo dire. La tribù parla di quello che è l'essere, se vogliamo, un po' il capo, di quello che è una nuova tribù. Se ci fate caso, c'è un piccolo che si sta, diciamo così, adesso mi spiace per il riflesso del sole, c'è un piccolo che si sta allontanando, diciamo, dalla casa di origine per creare la sua propria tribù. E abbiamo anche la carta della rigenerazione che un po' ce lo conferma. Qualcuno qui ha fatto una scelta, probabilmente la forza indica quello, e sta iniziando un nuovo percorso per conto proprio, si sta rigenerando, qualche cosa sta cambiando. Ma andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi per voi. Andiamo a vedere. Abbiamo un cavaliere di bastoni, quindi potrebbe rappresentare qualcuno che è entrato nella vostra vita, potrebbe rappresentare la vostra energia passionale, visto che comunque vi dicevo prima che la forza parla anche di salute, parla di tonicità fisica. Oppure potrebbe, come vi dicevo appunto, essere una persona che è recentemente entrata nella vostra vita, che avete conosciuto da poco. Abbiamo poi anche la luna. La luna qui parla di un qualche tipo di sentimento, un qualche tipo di emozione un po' nostalgica, magari riferita al passato, potrebbe parlare anche di paure che stanno magari ritornando a galla, fondamentalmente riferita a quello che è l'inconscio, quello che è, diciamo, quello che non si vede tanto di se stessi. E molte volte parla anche di quelle che sono le proiezioni che si fanno su determinate situazioni o relazioni. Abbiamo poi anche un set di bastoni e il set di bastoni sento che fa riferimento al dovervi difendere probabilmente da attacchi esterni o di persone o magari sono situazioni che si sono presentate e che insomma non vi lasciano tranquilli. Allora, continuiamo poi con un 10 di spade, con un 2 di bastoni, con la carta del Papa e il 9 di pentacoli. Wow! Quindi qui si tratta con questo 10 di spade, perché è un 10, quindi si tratta di chiudere un ciclo e iniziare un ciclo nuovo. Vi ricordo che la forza, come vi ho detto prima, parla anche di quello che è l'effettuare una scelta, quindi qui si tratta di lasciarsi indietro qualche tipo di situazione di sofferenza magari, di credenza anche inerente magari al passato, perché vi ricordo che comunque qui abbiamo la luna, parla anche di paure, di nostalgia, di situazioni un po' malinconiche. Una volta che riuscite a lasciarvi indietro questo 10 di spade, fondamentalmente questo tormento, questo tradimento, mi parlano di tradimento,
Ci avviamo verso un 2 di bastoni, che parla di futuro, parla di guardare con speranza e con ottimismo, parla di nuovi progetti, parla di rigenerazione, mi verrebbe da dire. E in effetti poi finiamo la stesa con la carta del Papa e la carta del 9 di Pentacoli, che sono 2 arcani bellissimi. Allora, la carta del Papa, per qualcuno fa riferimento al fatto che ci sia una maggiore comprensione, è come se il fatto di guardare al futuro vi dia la possibilità di guardare le cose in modo più ampio, guardare le cose da un'altra prospettiva, mi verrebbe da dire. Per qualcuno invece potrebbe fare riferimento a quello che è un riconoscimento in ambito sociale. E poi comunque abbiamo un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta di abbondanza, è una carta di appagamento, anche proprio da un punto di vista materiale parla di abbondanza, perché in effetti sono pentacoli e, è una carta bellissima, diciamo, per finire la stesa. Bene, andiamo a vedere nello specifico. Okay, questo cavaliere di bastoni è spiegato da un 9 di spade e da un cavaliere di pentacoli al contrario. Io credo che questo cavaliere di bastoni faccia riferimento a un qualche tipo di passione, del passato, ehm, la quale passione io suppongo che abbia creato non pochi pensieri e non pochi problemi perché, mhmm, con questo cavaliere di pentacoli al contrario pare che questo tipo di appunto, passione non sia andata avanti, proprio forse nei tempi e nei modi in cui voi speravate. Può essere una passione di tipo fisico con una persona, una passione per un lavoro, una passione per un hobby, Andiamo a vedere, la carta della luna per piacere. Abbiamo un fante di coppe. Il 6 di spade e un 9 di coppe. Qui si tratta di allora, il fante di coppe molte volte fa riferimento a qualcuno che viene a farvi un'offerta, una proposta, ma molte volte, la maggior parte delle volte, fa riferimento a qualcuno che viene a porgere delle scuse, Io credo che qui qualcuno se ne sia andato, senza insomma troppi convenevoli, diciamo così, perché comunque c'è un 6 di spade, è una carta che mi parla di allontanamento. Può essere un allontanamento fisico o un allontanamento mentale e alla fine abbiamo un 9 di, coppe, quindi, io direi che questo allontanamento è stato comunque sano, saggio. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. 7 di bastoni un'altra volta, mi sembra giusto. Re di spade, 4 di coppe, 10 di pentacoli e 3 di coppe. Io credo che qui ci sia ancora qualcuno che sta difendendo questo tipo di passione, perché qui comunque abbiamo anche, il 10 di denari. Il 10 di denari è una carta di forte abbondanza, ma allora, innanzitutto potrebbe esserci una sola persona, per dire, che continua a contrastarvi, potrebbe essere il vostro partner, se, il cavaliere di bastoni rappresentasse il vostro partner, per esempio, ma c'è comunque un qualche tipo di celebrazione che ancora manca, un qualche tipo di ufficializzazione probabilmente che è quella di cui si parla qua con questo papa. Andiamo a vedere il 10 di spade di che cosa mi parla. 2 carte per piacere, grazie per il 10 di spade. Okay. Allora abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e la carta del carro. La sofferenza qui è data dal fatto di non saper bene a chi e quanto dare, perché il 6 di pentacoli parla di dare il giusto, mentre il carro parla, in questo caso essendo al contrario, ehm, del non saper bene se andare a destra o a sinistra. Quindi è un po' come mi divido,
quanto è giusto dare, quanto è giusto ricevere, quanto do e a chi do. Se a me, all'altro, agli altri, ai figli. Ognuno lo applichi alla propria realtà di vita, eh. Vi ricordo che siete tanti e io vi dico quelle che sono insomma, le tendenze probabili. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni, per piacere, grazie. Ok. Una regina di denari e di nuovo il papa al contrario. Io credo che qui manchi questo tipo di ufficializzazione per farvi sentire regina, per concretizzare il vostro potere personale, come se ci fosse quel passo che manca, quel riconoscimento esterno che vi manca per riuscire ad esprimere la vostra forza personale. Andiamo a vedere il papa. Abbiamo un 9 di bastoni. Ok. Wow! Morte e torre. Allora, visto che il Papa comunque rappresenta la società, il riconoscimento della società, alle volte anche il matrimonio o un contratto, vedendo queste tre carte qui, c'è un'energia di qualcuno che si sta difendendo, che è stanco, che è esausto. La carta della morte che dice che bisogna tagliare con il passato e la carta della torre che dice che bisogna tagliare con qualche tipo di sicurezza. Quindi io qui sento che è necessario per voi, per riuscire a raggiungere questo 9 di pentacoli, tagliare con quello che è questo papa, quindi la società, le idee che ha la società, quello che è riconosciuto dalla società, quello che è il riconoscimento che voi magari qua vi state aspettando perché non vi sentite nel pieno potere. Perché mandando a quel paese questa parte della lettura, arriverete a questo 9 di pentacoli, arriverete a quello che è l'appagamento emotivo, l'appagamento materiale e riuscirete è la carta dell'amor proprio il 9 di pentacoli, quindi vi sento in forte abbondanza alla fine della lettura ed è come se la carta della forza vi dicesse ok, staccatevi, vi ricordate che io qui all'inizio ho detto la carta della tribù è qualcuno che si stacca e qui sento un po' la stessa cosa e la rigenerazione io la vedo qui perché è la carta della chiusura della stesa e rappresenta comunque abbondanza, indipendenza. E infatti, guardate, c'è la carta del giudizio. Probabilmente qui qualcuno si schiarisce le idee, qualcuno qui ha quell'illuminazione che aiuta, insomma, a schiarirsi le idee, ad essere appagati, a trovare il proprio appagamento, e la propria strada personale. Avendo la luna e il giudizio, per qualcuno potrebbe essere una storia, una dinamica, un qualche tipo di situazione o di dinamica relazionale che magari si ripete nel tempo. Okay, andiamo a vedere conscio e inconscio conoscio. Io intanto ne approfitto per comunicarvi che, ho finalmente un numero di telefono collegato al canale, di conseguenza è aperta l'agenda di maggio per prenotare le consulenze telefoniche. Se siete interessati e volete sapere come funziona, potete scrivermi una mail e trovate l'indirizzo email sotto la descrizione di ogni video. Bene, 2 carte per gli amici dei pesci, per piacere, grazie. Okay. Volgersi all'interno e il completamento, che è la carta del mondo. Allora, volgersi all'interno. Se guardate bene la carta, ci sono tante facce disegnate dietro, che parlano, 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 parlano e la figura sta cercando è in posizione di meditazione, sta cercando di portare l'energia dentro. Ed è un po' quello che sento qui, no, tutte queste vocine sono rappresentate da tutti questi bastoni che ci sono qui,
vi è anche uscita 2 volte, quindi probabilmente ci sono tanti condizionamenti esterni, e quello che vi consiglia questa carta è di rivolgervi l'attenzione all'interno. La luna anche parla di quello, no, parla di introspezione, parla di ricettività anche. Abbiamo il completamento nella carta dell'inconscio, e vi posso dire che ce la vedo molto con questo 9 di pentacoli, ce la vedo molto con quello che è la rigenerazione. Il completamento è un numero 21, è la carta del mondo, è la carta proprio del compimento, della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Quindi vi ricordo che anche qui avevate la carta del giudizio, quindi quello che è il risveglio spirituale. Il Papa per qualcuno potrebbe rappresentare, come vi dicevo all'inizio, questa nuova presa di coscienza, questa nuova presa di consapevolezza, e nel vostro inconscio siete comunque, diciamo, già a un buon punto per quello che riguarda la vostra evoluzione personale o spirituale all'interno di questa situazione. Quindi è come se aveste già maturato abbastanza per poter scegliere, per poter effettuare questi tagli di cui si parla qui, o il distacco, diciamo, dalla casa madre. Okay? Bene, ancora un ultimo messaggio da parte delle fate. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare o mettere un like al video. Ok. Solitudine, e vi abbino questa carta, perché il 9 di pentacoli è la carta dell'indipendenza. E comunque dice, il fatto di sentirsi da soli o di essere da soli ha il significato di essere un tutt'uno in totale armonia col tutto. Il più grosso tesoro sono le persone che riescono ad aspettare in silenzio durante i tempi, i periodi di quiete, il completamento. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!